Oggi vi racconterò una storia incredibile che ha completamente sconvolto la mia vita. Immaginate di essere felicemente sposati e poi, all'improvviso, il vostro partner vi chiede qualcosa di assolutamente impensabile. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli e come ho deciso di rispondere. Sandra, la mia bellissima moglie, era molto giocosa stasera dopo cena. Mentre ci rilassavamo sul divano, mi saltò in grembo e mi coprì di baci e abbracci, ancora più giocosa del solito. I miei amici mi chiamano Donny. Ho conosciuto Sandra più di 5 anni fa e abbiamo appena festeggiato il nostro quarto anniversario di matrimonio. Ci siamo incontrati poco dopo che ho lasciato i Marines. Durante il mio periodo nell'esercito mi sono appassionato all'allenamento con i pesi e all'autodifesa e ho persino trascorso un anno come istruttore di addestramento per nuovi soldati. Era un lavoro emozionante, ma volevo fare di più nella mia vita, così quando ho lasciato il servizio ho usato i miei risparmi di quei 4 anni per avviare la mia palestra e un'attività di allenamento della salute. È diventata rapidamente un successo e ho dedicato tutto il mio tempo a farla crescere e aiutare gli altri a rimettersi in forma. Con il mio 1,90 m di altezza e 116 kg di muscoli, davo ai miei clienti la fiducia che potevo aiutarli a trasformare i loro corpi. Vedere i miei clienti trasformarsi da insicuri a sicuri di sé e forti in soli 6 mesi era molto gratificante. Ho conosciuto Sandra, la sorella di uno dei miei clienti, e ci siamo subito trovati bene, anche se siamo molto diversi di statura. Lei è 1,62 m e pesa 65 kg meno di me. Formavamo una coppia affascinante. Sandra pesava solo 50 kg e aveva una dolce innocenza a 22 anni, mentre io, a 26, avevo più esperienza di vita. A lei non piaceva molto allenarsi, ma ci piaceva passare il tempo insieme facendo cose che entrambi amavamo. Il nostro legame crebbe e diventammo una coppia, sposandoci poi un anno dopo. Sandra era una partner straordinaria, sempre attenta e affettuosa, e soddisfaceva tutti i miei bisogni con devozione incrollabile. La sua innocenza giocosa era una delle tante cose che amavo di lei. Mentre alcuni potevano scambiare la sua vivacità per leggerezza o liquidarla come una bionda sciocca, io la trovavo adorabile. A volte le mancava il senso comune. Come istruttore di salute con un fisico scolpito e un fascino innegabile, affrontavo costantemente avances da parte delle clienti donne. Diventava una lotta perpetua mantenere i confini, il che mi spinse a installare telecamere video in tutta la palestra per proteggermi da potenziali false accuse di molestie sessuali da parte di clienti rifiutati. Presi queste precauzioni per proteggere sia la mia attività che la mia reputazione, assicurandomi che Sandra potesse monitorare a distanza le attività per una maggiore tranquillità. Sandra conosce la profondità della mia devozione e io esprimo costantemente il mio amore per lei. Dal punto di vista finanziario siamo sicuri. Dal punto. La mia attività prospera e Sandra integra il nostro reddito con il suo lavoro di agente immobiliare. Domenica scorsa pomeriggio, mentre ci rilassavamo nel soggiorno con una bottiglia di vino, il comportamento giocoso di Sandra superò i suoi soliti limiti. Ridacchiava incessantemente, sorprendendomi saltandomi in grembo e coprendomi di baci affettuosi, ricordandomi un'adolescente spensierata. Non potevo negare il calore che si diffondeva dentro di me. La sua attenzione mi faceva sempre sentire amato. Tuttavia, il nostro momento tranquillo si trasformò rapidamente quando Sandra, accarezzandomi delicatamente i capelli, sfoggiò quel sorriso che scioglie il cuore e lasciò cadere una bomba. «Sei d'accordo, vero?» Ci volle un momento per elaborare le sue parole. Inizialmente l'avevo ignorata, godendomi il suo sorriso radioso, ma quando il mio silenzio persistette, ripeté la sua domanda con un tocco di dolcezza. «Non ti dispiace, vero?» La confusione oscurò la mia mente mentre cercavo di comprendere. «Sandra, cosa stai chiedendo esattamente? Mi dispiace, ma non riesco a seguire». «Oh, sciocco!» ridacchiò dolcemente. «Matthew dall'ufficio mi ha invitato a cena venerdì prossimo e potrei aver accettato». Mentre le sue parole affondavano, il mio incredulità iniziale si trasformò in comprensione, ma l'incredulità persisteva. «Aspetta, stai chiedendo il mio permesso per andare a cena con Matthew la prossima settimana?» «Non è proprio un appuntamento, solo una cena e forse un film».
rassicurò con tono leggero ma tinto di anticipazione. Rimasi lì, completamente sbalordito, la bocca aperta per l'incredulità. Poteva essere vero? La mia devota moglie, l'amore della mia vita, stava davvero chiedendo il mio permesso per uscire con un altro uomo? Sandra, questo è un appuntamento. Stai seriamente pensando di uscire con qualcun altro? Riuscii a dire, lottando per capire la serietà della sua richiesta. È solo un collega, Donny. Andiamo molto d'accordo al lavoro e mi fa sempre sorridere. Non è come un appuntamento tradizionale, più come un drink dopo il lavoro, ma in questo caso una cena e un film, spiegò, senza sembrare realizzare l'impatto delle sue parole. La mia mente vacillava. Come poteva non comprendere l'enormità della sua richiesta? Sandra, sai che non ho mai pensato di stare con un'altra donna. Come puoi anche solo contemplare l'idea di uscire con un altro uomo? Per favore, non essere geloso. Lui non è nulla in confronto a te, ed è solo una serata. I miei sentimenti per te rimangono immutati. Lui non significa nulla per me, ma voglio farlo. Spero che tu non sia arrabbiato, implorò, le sue parole cadendo su orecchie insensibili allo shock. La pazzia minacciava di consumarmi, ma anni di addestramento militare mi tenevano composto mentre elaboravo rapidamente un piano. Ah, hai già accettato, vedo, mormorai, fingendo comprensione mentre raggiungevo il mio cellulare. Con Sandra, ancora seduta sul mio grembo, giocando distrattamente con i miei capelli, digitai il numero di una corteggiatrice insistente che mi aveva perseguitato per mesi. «Ciao Mary, sono Donny», parlai al telefono, notando la confusione che attraversava il volto di mia moglie. «Sto bene, grazie. Senti, l'offerta è ancora valida per venerdì sera? Lo è? Fantastico!» Mia moglie ha appena menzionato di essere interessata a un matrimonio aperto e tu sei immediatamente venuta in mente. Sembra divertente, ci vediamo questa settimana per organizzarci. Ciao! Sandra smise di accarezzarmi i capelli e mi guardò scioccata, lanciandomi uno sguardo perplesso. Chi è Mary? È una delle mie clienti. Abbiamo un buon rapporto e lei è piuttosto divertente, quindi usciremo venerdì sera, proprio come hai suggerito, dissi casualmente. Con mia sorpresa, il volto di Sandra si trasformò in rabbia e si alzò rapidamente dal mio grembo, lanciando accuse contro di me. Non potevo credere che non vedesse l'ipocrisia nella sua reazione. Non posso credere che tu esca con qualche ragazza, probabilmente una donna promiscua. Non tollererò la tua infedeltà, Donny. È inaccettabile, disse. Cercando di non ridere, risposi: Ma è perfettamente accettabile per te uscire con un collega? È diverso, ribatté con fermezza. In che modo? Insistetti. Era solo una serata casuale per divertirmi, si difese. Beh, è esattamente quello che farò anch'io. Sandra, non ho mai desiderato un'altra donna fino a quando non hai proposto questo matrimonio aperto un minuto fa. Pensi davvero che starò a guardare mentre tu esci con un altro uomo? Mentre Sandra mi guardava con un misto di tristezza e frustrazione, proseguii, determinato ad affrontare la situazione. Hai iniziato tu questo e lo porteremo avanti. Uscirai con Matthew e io accompagnerò Mary. Qualunque cosa accada è fuori dal nostro controllo, ma spero che possiamo mantenere il nostro impegno e matrimonio dopo venerdì sera. Fino ad allora dormirò nella stanza degli ospiti e qualsiasi intimità tra noi è fuori discussione. Il solo pensiero che tu possa desiderare un altro uomo mi ferisce troppo profondamente per considerare di essere vicino a te in questo momento. Non provo nulla per te. Le lacrime di Sandra si mescolarono alla sua rabbia, una vista che di solito mi avrebbe spinto a offrire conforto, ma non in queste circostanze. Dopo averle concesso alcuni momenti per raccogliersi, continuai con tono risoluto. A partire dalla prossima settimana parteciperemo a consulenze per capire perché ti sembro inadeguato. Se riesci a farmi capire perché non sono abbastanza, forse potremo salvare il nostro matrimonio. Ma chiaro, la responsabilità ora ricade interamente su di te. L'idea che tu possa desiderare un altro uomo mi spinge a mettere fine a questo matrimonio immediatamente, ma sono disposto ad affrontare questa situazione con maturità. Il nostro futuro dipende da venerdì sera e dai nostri sentimenti successivi. Ricorda, Sandra, qualunque cosa accada è una conseguenza della tua decisione di accettare l'invito di Matthew. Non ho intenzione di cambiare i miei piani e dovrai fare i conti con le conseguenze, qualunque esse siano.
Sandra rimase in lacrime e sconcertata, senza dire una parola mentre usciva dalla stanza. Non passò molto tempo prima che la sentissi parlare con sua sorella al telefono, uno scenario che avevo previsto. Evidentemente, la risposta di sua sorella non fu di supporto perché un'ora dopo Sandra tornò, assumendo la sua aria di dolcezza e innocenza. Rimasi vigile, immune ai suoi tentativi di manipolazione. Tesoro, potrebbe essere stato un errore uscire con Matthew. Ho deciso di annullarlo. Non voglio stare con nessun altro, confessò. Questa è la tua scelta, Sandra, ma hai iniziato qualcosa e sono determinato a portarla avanti. Che tu esca o resti a casa, non annullerò i miei piani con Mary. Hai reso chiare le tue intenzioni e mi hai causato dolore di proposito. L'unico modo per me, ora, è vedere dove porta questo. Forse hai ragione. E dobbiamo esplorare l'idea di frequentare altre persone e abbracciare un matrimonio aperto. Ma devi capire che ci sono sempre conseguenze alle tue scelte. Questa è stata la tua decisione e hai accettato il suo invito prima di parlare con me. Questo ha fatto male e non è qualcosa che posso perdonare facilmente, affermai con fermezza, cercando di chiarire ancora una volta. Sandra implorò: Donny, non era davvero un appuntamento, devi credermi. Era solo una serata casuale dopo il lavoro, non è significativo. Lo annullerò. Possiamo semplicemente uscire insieme venerdì sera? Ignorando le sue suppliche, presi una birra e cercai sollievo sul patio. Passai la notte nella stanza degli ospiti e il resto della settimana ascoltando le lamentele piangenti di Sandra che echeggiavano durante la sera. Il giorno successivo ricevetti una chiamata da Patricia, la sorella di Sandra. Donny, è vero che stai pianificando di uscire con un'altra donna questa settimana? Non puoi farlo a Sandra, ti ama così tanto. Patricia, è evidente che non sei completamente informata sulla situazione o non hai sentito tutta la storia. Tua sorella ha accettato di uscire con un collega senza consultarmi. È tornata a casa e ha semplicemente annunciato i suoi piani, mostrando poco riguardo per i miei sentimenti o per l'integrità del nostro matrimonio. Ho deciso di uscire io stesso e poi rivaluteremo la nostra relazione. Sono rimasto fedele a Sandra dal giorno in cui l'ho conosciuta, tuttavia non sono sicuro se posso continuare in un matrimonio dove mia moglie desidera altri uomini. Questo è un ostacolo che sto lottando per superare. Capisci, Patricia? Sì, Donny, capisco. Non mi ero resa conto che si fosse comportata così avventatamente. Per favore, sii paziente con lei. Potrebbe non rendersi conto del dolore che ti sta causando e potrebbe pensare che sia insignificante. Patricia, sto esercitando pazienza, nonostante il mio dolore. Non ho preso misure drastiche, ma deve affrontare le conseguenze delle sue azioni, risposi con fermezza. Dopo l'intervento di Patricia, Sandra finalmente comprese la gravità delle sue azioni e l'impatto che avevano avuto sulla nostra relazione e sui miei sentimenti. Si scusò sinceramente e mi pregò di ripensarci, chiedendomi di annullare entrambi i nostri appuntamenti. Tuttavia, ero determinato a riportare equilibrio e comprensione nel nostro matrimonio. Sapere che tua moglie desidera un altro uomo è un'esperienza dolorosa che non augurerei a nessuno, quindi, a meno che tu non sia nella mia situazione, per favore non giudicare le mie decisioni. Organizzai che Mary mi venisse a prendere quella notte, perché volevo che incontrasse mia moglie e per assicurarmi che fosse a suo agio a uscire con un uomo sposato. Venerdì sera, anche se Sandra non voleva uscire con il suo collega, insistetti affinché mantenesse i suoi piani con Matthew. Lei si arrabbiò con me, chiamandolo il suo ragazzo, cercando di assicurarmi che fosse solo un amico. Sandra si vestì bene per il suo appuntamento, indossando un vestito carino che metteva in risalto la sua bellezza naturale. Ero sollevato che non cercasse di sembrare troppo seducente, il che mi diede un po' di speranza per la nostra relazione. Anche se ero nervoso all'idea di incontrare Mary, insistetti che Sandra la salutasse per confermare il nostro passaggio a un matrimonio aperto. Nonostante le sue proteste, mi sentivo giustificato nelle mie azioni. Sandra era chiaramente sorpresa quando Mary arrivò puntualmente alle 6 di sera. Mary era molto diversa da Sandra, alta, ben tonificata e vestita in modo da mettere in risalto le sue curve, mentre io indossavo una giacca sportiva aderente che metteva in evidenza il mio fisico muscoloso.
Ignorando il disagio di Sandra, la costrinsi persino a scattare alcune foto di Mary e me insieme, alimentando ulteriormente la sua gelosia. Presentavamo una coppia affascinante, come se posassimo per la copertina di una rivista di fitness. Era evidente che Sandra ribolliva di gelosia e risentimento, rendendosi conto che il vaso di Pandora che aveva aperto potrebbe non essere chiuso facilmente. Soffocavo il mio divertimento mentre presentavo Mary e Sandra, sorridendo interiormente al saluto allegro di Mary. «Sandra, è un piacere conoscerti. Donny ha menzionato il vostro matrimonio aperto e sono davvero felice per voi. Ho tenuto d'occhio questo affascinante uomo per l'ultimo anno, quindi puoi immaginare la mia eccitazione quando mi ha chiamato domenica. Ho sentito che anche tu hai trovato un nuovo fidanzato, bene per te». Le parole di Mary sembravano abbastanza innocenti, ma potevo praticamente vedere la rabbia di Sandra ribollire sotto la superficie, incapace di formulare una risposta prima che il campanello interrompesse la nostra conversazione. La compostezza di Sandra vacillò mentre Matthew arrivava e osservai la sua nervosità mentre lo accompagnavo dentro. Non potevo fare a meno di essere sorpreso dalla scelta di Sandra. Matthew era alto circa 1,70 m, quasi la stessa altezza di Sandra con i suoi tacchi da 10 centimetri. Mancava di attrattiva e non riuscivo a capire cosa Sandra vedesse in lui. Pesava non più di 68 kg e aveva i capelli diradati. Non rappresentava una minaccia fisica, ma la sua presenza rappresentava comunque una sfida per la nostra relazione. Potevo vedere che Matthew era intimidito mentre lo sovrastavo, la sua mano sentendosi piccola e umida nella mia mentre la stringevo esageratamente. «Mia moglie è pronta per la tua serata. Divertitevi», dissi con un accenno di malizia nel tono, lasciando Matthew momentaneamente senza parole e cercando rassicurazione da Sandra. Mary e io condividemmo una risata mentre uscivamo, pienamente consapevoli della tempesta che stava crescendo dentro Sandra. Non provavo alcun rimorso, anzi, speravo che questo portasse a una risoluzione. Tornando a casa la mattina seguente, Mary mi lasciò a casa verso le 6. Il nostro bacio d'addio lingerò, un gesto che ero certo Sandra osservasse dalla finestra. Mary e io avevamo trascorso una serata deliziosa insieme, una cena incantevole seguita da una serata di ballo in uno dei suoi club preferiti, una passeggiata romantica lungo la spiaggia dopo la chiusura del club e una colazione prima che mi riportasse a casa. Era stata una notte intensa. Mary si rivelò una compagna coinvolgente, una ballerina eccezionale, dotata di un meraviglioso senso dell'umorismo e indiscutibilmente attraente. La nostra chimica era innegabile e i suoi baci erano elettrizzanti. Anche se non andammo oltre i baci, non potevo ignorare il potenziale per una relazione eccitante con Mary. Eppure, Sandra dominava i miei pensieri per tutta la notte. Anche mentre ballavamo, continuavo a pensare a mia moglie. Camminare lungo la spiaggia mi ricordava il nostro tempo alle Hawaii, suscitando emozioni agrodolci. Ogni momento, tranne il bacio della buonanotte, era offuscato dai pensieri su Sandra. Con sentimenti misti di felicità e tristezza, entrai in casa chiedendomi se sarebbe mai stata di nuovo casa. Sandra mi stava aspettando e iniziò subito ad accusarmi senza alcun saluto. «Bel bacio, cos'altro hai fatto tutta la notte?» sbottò. Ignorando la sua ostilità, la salutai con calma. «Buongiorno, Sandra. Com'è andato il tuo appuntamento?» «Matthew sembra un ragazzo gentile». «Hai dormito con lei?» esplose con rabbia. «Sandra, era solo il nostro primo appuntamento. Non dovresti saltare a conclusioni», risposi cercando di calmare le cose. «Primo appuntamento? Hai intenzione di rivederla?» chiese con tono esigente. «Non lo so. Hai intenzione di rivedere il tuo ragazzo?» controbattei. «Ovviamente no, non lo voglio. Voglio te», confessò tra le lacrime. «Beh, sembrava che lo volessi la settimana scorsa. Cosa hai cambiato?» chiesi un po' frustrato. Divenne chiaro che Sandra si era resa conto della serietà delle sue azioni. Forse vedeva davvero la sua uscita con Matthew come semplicemente passare il tempo con un amico, come uscire con una delle sue amiche. Dopotutto, Matthew non era una minaccia e, guardando indietro, potrei aver reagito in modo eccessivo. Tuttavia, l'idea che qualsiasi donna si aspettasse che suo marito fosse a suo agio con lei che usciva con un altro uomo, anche innocuamente, mi lasciava ancora perplesso.
Tirai Sandra più vicino a me. Sandra, ti amo molto, ma non posso tollerare l'idea di stare con una donna che desidera altri uomini sotto qualsiasi circostanza. Rifiuto di accettare l'infedeltà e, se mai accadrà di nuovo, se mi menti o tradisci la mia fiducia, non esiterò a porre fine al nostro matrimonio. Capisci? La guardai negli occhi mentre parlavo. Sandra ricambiò l'abbraccio, coprendomi di baci. Sì, tesoro, non ti tradirei mai. Non ho mai desiderato nessun altro se non te. Questa situazione era diversa. Sandra mi tenne stretto, le sue lacrime bagnando la mia camicia. Non era un appuntamento. Quello che hai avuto con quella donna era un appuntamento. Abbiamo cenato, ma Matthew era così scosso dopo averti incontrato e essersi ferito la mano che insistette per portarmi subito a casa. Non è stato piacevole e ho passato una serata terribile. Mi ha lasciato a casa prima delle 8 di sera e sono rimasta qui a ripensare agli scenari nella mia mente, agonizzando su cosa tu potessi aver fatto con lei tutta la notte. E poi vederti baciarla in quel modo, disse tra le lacrime. La tenni stretta, rassicurandola che tutto sarebbe andato bene. Nonostante la gravità della situazione, non potei fare a meno di ridere interiormente al pensiero di Matthew che incontrava il suo rivale muscoloso. La mia stretta di mano con lui mi aveva lasciato la fiducia che sarebbe stato un perfetto gentiluomo quella sera, motivo per cui insistetti per incontrarlo prima che Mary e io partissimo. Sandra, mettiamo da parte gli eventi di ieri sera per ora, ma sono serio riguardo alla consulenza. Ci sono cose che devo ancora capire e tu devi comprendere i miei sentimenti. Se possiamo superare questo e ricostruire la fiducia, allora non vedrò più Mary o le altre donne che mi chiedono continuamente di uscire, dissi con sincerità. Gli occhi di Sandra si spalancarono mentre realizzava che Mary non era l'unica preoccupazione. Cominciai a dormire di nuovo nel nostro letto, un segno che stavamo tornando alla normalità e alla chiarezza. La consulenza fu davvero utile per noi. La signora Stewart creò un'atmosfera di cura e sostegno. Spiegò pazientemente a Sandra come le sue azioni mi avessero fatto sentire piccolo e ferito. Sandra cercò di spiegare che non vedeva Matthew come qualcuno di cui fosse romanticamente interessata, solo come un amico. Disse che non aveva mai chiamato il loro tempo insieme un appuntamento, solo una serata con il suo amico Matthew, come uscire con le sue amiche. Con l'aiuto della signora Stewart, Sandra iniziò a comprendere quanto fosse importante avere confini chiari in una relazione monogama. Trascorrere del tempo con altri uomini invece di tuo marito non è accettabile. Sandra disse che io ero stato cattivo uscendo con un'altra donna, specialmente dato che questa donna era più bella di lei. Insistette che fosse ingiusto. La signora Stewart intervenne fornendo intuizioni dal mio punto di vista e offrendo punti di vista che aiutarono a placare l'agitazione di Sandra. Quando fu il mio turno di affrontare la situazione, riconobbi che ora comprendevo meglio le intenzioni di Sandra, ma ribadii la mia posizione sul trascorrere del tempo con altri uomini. Rivolgendomi a Sandra, parlai con fermezza. «Sandra, ti amo, ma mi hai spezzato il cuore quando hai menzionato di uscire con Matthew. I miei istinti di addestramento militare si sono attivati e mi sono sentito costretto a reagire. Se tu stavi considerando di vedere altri uomini, allora mi sentivo obbligato a rispondere frequentando altre donne. È una decisione che non avrei mai voluto prendere e mi dispiace che sia successo, ma la responsabilità è tua. Se una situazione simile si ripresenterà in futuro, troverai i documenti per il divorzio sul tavolo entro una settimana. Rifiuto di tollerare l'infedeltà. Capisco che potresti non averlo percepito come un appuntamento, motivo per cui sono disposto a lavorare sul nostro matrimonio, ma che questo serva da avvertimento. Non tentare mai più qualcosa del genere. Dopo l'intensa discussione, si verificò un cambiamento palpabile nella nostra dinamica. Sandra divenne più attenta ai miei sentimenti e la nostra comunicazione si approfondì. Trasformammo questa assurda situazione in un catalizzatore per rafforzare il nostro matrimonio. Le nostre sessioni di terapia continuarono per diversi mesi, durante i quali scoprimmo nuovi metodi per dare priorità l'uno all'altro nella nostra relazione. Mary dimostrò un notevole comprensione e prese l'iniziativa di contattare Sandra, assicurandole che si sarebbe astenuta dal perseguire suo marito.
fece chiaro che, mentre si sarebbe ritirata, sarebbe rimasta disponibile a intervenire se Sandra avesse mai deciso di porre fine alla nostra relazione. Riconoscendo la gravità delle sue azioni e la potenziale perdita della nostra relazione, Sandra attraversò una profonda realizzazione. Capì l'importanza del nostro legame e le conseguenze delle sue scelte. Mai più diede motivo di gelosia o considerò l'idea di stare con un altro uomo. Comprendette il significato di una relazione impegnata e accettò la responsabilità delle sue decisioni. Mentre Sandra e Matthew continuarono la loro amicizia, Matthew fu cauto nel non fare mosse o avviare una relazione romantica, attento a non superare i confini. Riflettendo su tutto, ebbi una realizzazione. A volte le donne non riescono a comprendere il pensiero logico. Ecco come ho affrontato la situazione più difficile della mia vita. Cosa fareste voi se il vostro partner vi chiedesse qualcosa di simile? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.